La carriera di uno sportivo spesso è segnata da episodi, prestazioni incredibili, gesti di protesta, record mondiali o medaglie olimpiche. Oggi raccontiamo la storia di un calciatore che ha segnato le coscienze di tutti noi, non tanto per le sue gesta in campo, quanto per un atto di prontezza e coraggio che ai nostri occhi l'ha fatto passare da semplice sportivo a leggenda. Stiamo parlando di Simon Kjær. La carriera di Simon è alquanto strana e fatta di stagioni esaltanti seguite incredibilmente da altre mediocri. Fa il suo esordio tra i professionisti nella squadra danese del Midtjylland. Qui si mette in mostra attirando l'interesse di un grande direttore sportivo, Rino Foschi. Rino intuisce le qualità e decide di portarlo a Palermo. Arriva da perfetto sconosciuto, ma rapidamente si impone ad alti livelli, disputando 2 ottime stagioni che gli valgono la chiamata del Wolfsburg. La stagione dei lupi si rivela però un clamoroso flop. Nonostante la presenza di grandi giocatori quali Dzeko e Diego, la squadra di Magath chiude al 15° posto, schivando in extremis una drammatica retrocessione. Kjær è il perno centrale della difesa, gioca 32 partite con un rendimento inferiore alla sufficienza. L'estate successiva Walter Sabatini lo chiama per unirsi alla Roma e così ad agosto del 2012 approda in giallorosso. Nella capitale tira aria di rivoluzione e quella che sta prendendo corpo è la nuova Roma di Luis Enrique. È la regina indiscussa del mercato, con gli ingaggi tra gli altri dei vari Pjanic, Heinze, Gago, Bojan e Osvaldo. All'ombra del Colosseo, però, i buoni propositi vengono puntualmente ridimensionati e sotto la guida tecnica spagnola va in scena un'altra annata fallimentare. I giallorossi chiudono al 7° posto e a fine anno Kjær non viene riscattato, facendo così ritorno al Wolfsburg. Di quell'anno in maglia romanista sono 2 gli emblematici momenti destinati a macchiare l'esperienza di Kjær sulle rive del Tevere. Il 16 ottobre 2011 gioca il suo primo derby e con la Roma avanti 1-0 si fa espellere all'inizio ripresa per un fallo su Brocchi, provocando il calcio di rigore trasformato da Hernanes. Il 24 gennaio del 2012 invece infila il proprio portiere Stekelenburg con una goffa autorete contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Kjær dalla stagione successiva inizia a vagabondare Lille, Fenerbahce, Siviglia, trovando finalmente una sua dimensione e ritornando ai livelli fatti intravedere a Palermo. Al termine della sua esperienza in Andalusia, Simon decide che è il momento di ritornare in Italia, per l'esattezza a Bergamo. Giampiero Gasperini vede in lui un interprete perfetto per la difesa 3, ma le cose non vanno come auspicato e in 6 mesi raccoglie solo 6 presenze. Ma si sa, nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. Così, nella sessione di mercato di gennaio, il Milan decide di prelevarlo in prestito dal Siviglia. Con il diavolo, Simon riesce a esprimersi a livelli mai raggiunti in carriera. È il leader di una difesa che vede il Milan tornare protagonista, prima qualificandosi in Champions e poi vincendo il tricolore nel 2022. Le prestazioni con la maglia del Milan convincono il tecnico danese a convocarlo per gli europei disputati nel 2021. Nella partita inaugurale contro la Finlandia avviene l'episodio che ha cambiato completamente la sua vita e quella del suo compagno, Christian Eriksen. Al 43esimo del primo tempo, dopo una rimessa laterale, Christian si accascia. È il gelo al Parkenstadion di Copenaghen. L'ex centrocampista dell'Inter rimane a terra privo di sensi, colto da un arresto cardiaco. Kjær percepisce immediatamente la gravità della situazione, giunge nelle vicinanze del compagno, gli apre la bocca e miracolosamente riesce a tirargli fuori la lingua, evitando un possibile soffocamento. Nel mentre entrano in campo i medici, che iniziano a praticare su Christian un massaggio cardiaco. Kjær invita i compagni a formare uno scudo umano a protezione dell'attuale centrocampista dello United, sempre immobile a terra. Il capitano affronta quei drammatici istanti con una lucidità e una tranquillità incredibili, tenendo in considerazione la tragicità del momento. Conforta la moglie di Eriksen, Sabrina, scesa in campo ad assistere il marito, l'abbraccia e la consola. Trascorrono interminabili minuti e l'allarme gradualmente rientra. Dall'ospedale arriva la conferma che Eriksen è cosciente e fuori pericolo. Kjær spiegherà alcuni mesi più tardi gli eventi di quel tragico giorno di giugno. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come i miei compagni. È stato un lavoro di squadra. Avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. Ho fatto tutto senza riflettere. L'istinto mi guidava.
e ho fatto quello che dovevo, automaticamente. L'unica cosa che conta è che Cristiano ora stia bene. Solo questo è importante. Sollevare la Coppa del Mondo, vincere il Pallone d'Oro, disputare la Champions League. Sono tutti traguardi incredibili per un calciatore, ma salvare la vita a un proprio compagno è qualcosa che eleva un essere umano e lo erge ad uno status che nessun premio individuale o di squadra può lontanamente raggiungere. Questa è la storia di Simon, ottimo calciatore, ma uomo di uno spessore morale straordinario, eroe dell'Europeo del 2021.